Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Lancia Stratos, la regina dei rally, uscita numero 63, il modello in scala 1/8, l'edizione è Centauria, livrea all'Italia, numero 10, Lancia Stratos, vincitrice tra i tanti titoli del Rally di Monte Carlo del 1976, con il pilota Sandro Munari e il suo navigatore copilota Silvio Maiga. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Qui abbiamo la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi. Ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie a tutti di cuore. Alle persone che mi guardano ma non si iscrivono ricordo che l'iscrizione è del tutto gratuita. Attivate anche la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Colgo anche l'occasione di augurarvi una serena Santa Pasqua nella giornata di domani, a voi e a tutti i vostri cari più cari ragazzi. Cari, virgola, ragazzi. Adesso vi farò vedere un video un po' differente dagli altri. Questo poi intanto è il risultato finale. E qui abbiamo le due sole mezze pagine dedicate a questa icona automobilistica. Guardate, ho deciso di montare prima tutto quello che è in questa uscita, che adesso ovviamente prima andiamo a vedere nel dettaglio, e poi farvi vedere la procedura di montaggio. Innanzitutto vi do un consiglio: procuratevi le viti AP che andrete a sostituire con le viti SP, quindi queste vi sconsiglio di usarle in questa sessione di montaggio perché sono troppo piccole e vi rovinano il filetto di questo pezzo, quindi queste io le vado a togliere. Abbiamo l'asta di rinvio in plastica, due serie di viti, come vi ho appena detto, le AP le uso come sostituzione delle viti SP, e una serie di viti MP, tutte e due sono da avvitare nella plastica, non usate nessun tipo di lubrificante. Guardate bene, asta di invio, qui abbiamo questa parte. Io sono andato a mettervi una vite MP, guardate bene com'è messa l'asta, la faccio scorrere in avanti e la vite è da questa parte qui. Dalla parte diritta vado a avvitare la vite. Poi abbiamo il pomello del cambio, guardate che bello.
Qui abbiamo questo, si chiama sfrido di lavorazione, vedete, dove era attaccata la plastica, dove è passata l'iniezione per stampare il pezzo nello stampo, che poi andrò a mettere nella parte inferiore, vi farò vedere, per non far vedere questo pezzo, insomma, che non vi cada verso le portiere. Sono piccoli dettagli, magari non ve ne accorgerete neanche mai. Vado subito ad allargarmelo. Appena appena, ovviamente, il chiodino deve essere inferiore al diametro del pezzo di plastica dell'asta, che è questa qui, leva del cambio. Attenzione ad inserirlo, perché essendo anche questo in plastica potreste danneggiarlo. Qui abbiamo questa parte che è più sottile, deve entrare fino in fondo. Io vi ho fatto soltanto vedere l'inserimento corretto, ovviamente questo andrà messo dopo, prima bisogna metterlo qua dentro. Poi, sempre con una vite MP, guardate bene, guardate bene la plastica. Ecco, e l'ho avvitata così. Vedete, qui abbiamo la scanalatura dove poi andrà appoggiata questa. Così. Ok? Bene. Adesso vi faccio vedere il modello. Metto pausa e vi faccio vedere il modello montato. Intendevo dire non il modello montato, ma il componente montato. Qui abbiamo la leva perfettamente montata nell'abitacolo. E questo che vi volevo far notare, fate molta attenzione alla corretta disposizione delle viti e delle leve. Attenzione, guardate bene. Questa è la corretta posizione, la leva di invio da questa parte e la parte cromata della leva del cambio da quest'altra, mentre invece andando indietro, ecco, qui abbiamo la vite, la testa, e qui abbiamo la leva all'esterno. Perché vi dico questo, perché vi dico di fare attenzione? Perché è l'unico modo per permettere alla leva, questa, di essere perfettamente al centro della scanalatura. Se voi la andate a montare dall'altra parte, questa rimane piegata così, perché vi batterà qui contro questa parete metallica. Va bene? Dovrete spostare ovviamente questi, che poi, attenzione però, guardate bene, successivamente i tubi andranno messi così, questi del radiatore.
Attenzione che la leva è in plastica. Ok. E andranno fatti passare poi qui. Mi raccomando, la leva deve essere la prima ad entrare. Vedete che correttamente, non solo montata ma anche perfettamente diritta. Questi poi andranno su. E ovviamente dovrete guardare qua in mezzo. Aspettate. Quale dei primi deve passare come tubo? Prima passerà quello attaccato al pezzo di plastica nero, mi riferisco a questo. Ve lo indico. Abbiamo il tubo che è attaccato sotto e poi abbiamo quest'altro qui. Questo passa per secondo, questo tubo, e ve ne accorgete guardando il modello dove vi stavo facendo vedere io adesso. Eccoli qua i tubi. Qua sotto. Quindi prima questo e poi questo sopra, se volete fare un lavoro perfetto. Detto questo, ecco qui, vi faccio anche vedere una cosa. Vi sarete accorti probabilmente che l'estintore non è caduto. Perché non è caduto? Ecco perché non è caduto, guardate. Perché sono andato a mettere un O-ring qui. Qual è la misura dell'O-ring? Non ve la do la misura dell'O-ring, vi faccio vedere visivamente come deve essere l'OR. Questo è il fondo dell'estintore. Ecco qua. Questa è la misura dell'OR. Così vi basterà metterlo dietro per averla. Lo calzo. E lo regolo affinché l'OR rimanga completamente coperto da questa parte. Ecco. Avete visto? Perfetto. Bene, adesso metto pausa e vi faccio vedere il procedimento del montaggio. Vi consiglio anche uno stuzzicadenti, vi aiuterà, poi vedrete dove. Allora, prima cosa, mi svito la vite MP. Ovviamente sono andato a togliermi gli sfridi e le sbavature qui di lavorazione della plastica. Nelle istruzioni vedete che è tutto cromato, ma devo dire che è molto più carino così perché c'è il dettaglio centrale della cromatura e il telaio nero intorno. Abbiamo detto che questo
va messo così, ok? Quindi va montato in questa maniera. Il pomello, ecco qui, metto questa parte che si vede, la parte dell'iniezione dove c'è il difetto, lo metto in direzione dell'asta, così non si vedrà né da questa parte né da questa parte. Mi raccomando, l'inserimento non ci deve essere, ecco, non deve essere inserito sommariamente così, ma deve andare tutto all'interno, ok? Vite AP che ho sostituito. Ok? Adesso, come vi ho detto prima, seguitemi ragazzi, perché c'è poco da dire e tanto da guardare. Guardate. E qui ho messo la vite. Quindi la vado a svitare. Prendo lo stuzzicadenti, lo inserisco così e addrizzo questa parte. Centro l'asta dietro con lo stuzzicadenti, eccola qui. Me la blocco con il pollice. Avete visto? Ho centrato l'asta con il foro e adesso non mi rimane che avvitarla. Ecco, guardate, parlando ho fatto l'errore anche io, adesso vi faccio vedere, anzi faccio prima smontarlo. Perché questo deve stare così, sì. Continuo a filmare così vedete. Guardate che forte il gioco della molla.
Peccato che hanno fatto la leva troppo lunga, anche se non ci dobbiamo giocare, lo sappiamo, altrimenti si sarebbe potuto avere questo movimento che, se avete fatto la modifica all'interno del perno, come vi ho fatto vedere nel video, questo vi ritorna da solo. Perfetto, guardate, il pezzo correttamente montato, come vi ho fatto vedere all'inizio, è così. Qui abbiamo la testa della vite, il pezzo di plastica che è attaccato qui e poi abbiamo la leva per ultimo. Mentre invece davanti dovrete avere guardate la leva così. Adesso non ci rimane che attaccare, ovviamente guardando la scanalatura, come vi ho fatto vedere prima, che abbiamo sulla parte cromata, questo pezzo qua sopra, e abbiamo finito il montaggio. Un'altra vite MP, vedete? Se vi siete creati i filetti prima è tutto molto più semplice. Contrastate la spinta con un dito sotto la parte cromata della leva del cambio, altrimenti rischiate di danneggiare il pezzo. Ecco qui. Si vede appena appena il movimento, ma se guardate attentamente qua, dove all'interno abbiamo messo una molla durante i montaggi precedenti, se ve lo ricordate, guardate cosa fa. C'è un minimo di ritorno, vedete? Se fosse stata più corta questa leva, avrebbe fatto questo lavoro qui. Ma non ci dobbiamo giocare, l'abbiamo già detto. Ecco qui, il modello così al pezzo montato correttamente. Meglio di così non so farvi vedere, perché, come vi ho detto prima, sto cercando di mettere a fuoco l'immagine. Questa leva è perfettamente al centro qui. Attenzione, controllate, perché avete anche una scanalatura qui nel telaio. Guardate, questa. Abbiamo questa più grande, ma questa più piccola. La leva deve perfettamente entrare, vedete? Qui. Ok? E il modello così è montato perfettamente bene. Fatto questo, adesso vi volevo far vedere questa bellezza che abbiamo aggiunto. Poi prendo il resto e dopo ci salutiamo. Telecomando. Questo è il pacco
batterie, gruppo fari secondari, copertura gruppo fari secondari, scheda elettronica con l'altoparlante che riproduce l'accensione di questa regina dei rally e addirittura l'inserimento di tutte le marce, quindi una vera e propria partenza sonora bellissima. Tra l'altro mi stavo dimenticando di dirvi una cosa. Qui vi volevo far vedere che sono andato a togliere quella mancanza di colore che doveva avere la continuità qui, vedete? Adesso è tutto completamente verde, voi avete lo spazio bianco. Ho usato il numero 3 di questa marca qui. Bene, anche questo ve l'ho detto. Ecco qui. E guardate che meraviglia. Bene ragazzi, come sempre, volutamente e doverosamente vi ringrazio per il vostro supporto morale. Grazie a tutti quelli che commentano, a quelli che si iscrivono e contribuiscono giorno per giorno a dare vita al canale. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!